Oggi vi porto tutti al Luna Park con delle golosissime frittelle. Iniziamo dall'impasto mettendo nella ciotola di una planetaria munita di gancio le due farine, la 00 e la Manitoba. Aggiungiamo anche il lievito di birra disidratato e lo zucchero semolato. Poi nel latte sciogliamo il sale e aggiungiamo anche la scorza grattugiata del limone. Mescoliamo per sciogliere il sale. Ora azioniamo la macchina e aggiungiamo a filo il latte. Come vedete tutti gli ingredienti si sono amalgamati, adesso posso aggiungere la vaniglia e il burro, 2 o 3 fiocchetti alla volta, li faccio assorbire dall'impasto e poi aggiungo i successivi fino a terminarlo. E l'impasto è pronto. Guardate com'è bello amalgamato ed elastico. Metto giusto un po' di burro sul piano di lavoro per lavorare meglio l'impasto e perché non si appiccichi. Formo una pallina. E la metto dentro ad una ciotola già imburrata. Sigillo con la pellicola. E lo porto a lievitare nel forno spento per 2 ore e mezza. Ed ecco qui il nostro impasto lievitato. Eliminiamo la pellicola e lo rovesciamo sul piano di lavoro. Ora dobbiamo ottenere 10 pezzetti da circa 110 grammi l'uno, magari serviamoci di una bilancia. Ecco i nostri pezzetti, adesso con ogni pezzetto dobbiamo ottenere una pallina. E poi la posizioniamo su una teglia foderata con carta forno. Ne metteremo 5 su ogni teglia. Si dice che le frittelle dolci fossero conosciute già nell'antica Roma, dove venivano chiamate frictilia. Erano un po' le antenate delle chiacchiere, ma avevano la forma rotonda, come queste che stiamo facendo. Eccole qui. Ora porto le mie palline a lievitare nel forno spento per 40 minuti. Le mie palline di impasto sono pronte per essere stese e fritte. Prendiamone una e cerchiamo di ottenere un cerchio di circa 20-25 cm di diametro, semplicemente girandolo in questo modo e aprendo l'impasto.
L'impasto è morbido ma non appiccicoso, quindi è molto ben lavorabile. Se invece così vi viene difficile, potete stenderli tranquillamente sul piano di lavoro. Ecco, io direi che ci siamo. E adesso le friggo in un tegame bello capiente con dell'olio di arachidi portato a 175 gradi. Facciamole diventare belle dorate. Una volta dorata la giriamo dalla parte opposta e continuiamo la frittura. Direi che ci siamo, la nostra frittella è ben dorata, la scoliamo per bene. È ancora calda, la passiamo nello zucchero semolato. Ed eccola pronta. Ne prepariamo un'altra. Oltre ad essere tipiche dei Luna Park o delle sagre paesane, queste frittelle giganti sono anche spesso associate al carnevale. Ovviamente in tante varianti esistono in tutta Italia. Tra le più note ci sono quelle veneziane, le fritole, la cui ricetta risale al 1300. E anche questa è pronta. Ecco qua, proseguo nello stesso modo con tutte le altre. Se vi sono piaciute le mie frittelle del Luna Park, rifatele a casa e fatemi sapere nei commenti.